adesso mi trovo a Capo Santa Panagia, nei pressi di Siracusa. Area straordinariamente ricca sotto il punto di vista naturalistico e archeologico, era originariamente chiamata Atiche, una delle 5 città quartiere che componevano la Pentapoli di Siracusa. Toponimo derivante dal greco, la traduzione letterale di Santa Panagia è tutta santa, ossia piena di grazia, attributo utilizzato dal mondo orientale bizantino in riferimento a Maria. Nell'area si può ammirare una splendida cava, erosa in seguito all'escavazione di un corso d'acqua e all'azione erosiva delle onde del mare. Questo è l'unico esempio di cava iblea situata a stretto contatto con il mare e, piccola curiosità, si sostiene che proprio su questa rientranza vi fosse il presunto Trogilo, il terzo porto di Siracusa. Ad avvalorare questa ipotesi circa la frequentazione di questa cava, di recente è stata scoperta una scala greca che conduce proprio al fondo di essa e che permetteva di collegare una sponda con l'altra. Nei pressi si può inoltre esplorare la chiesa rupestre di Santa Panagia, chiesa che dà il nome a tutta l'area, un unico ambiente subcircolare originariamente affrescato, all'interno del quale si possono notare 2 edicole rettangolari e 3 nicchie con la parte superiore ad arco, forse usate come dispensari per le offerte votive. Riguardo questa chiesa si presume che fu realizzata attorno al XIII secolo. Il nome con cui è nota è un attributo alla Madonna molto comune in epoca tardo-bizantina. Non molto lontano si può ammirare una delle sorgenti più basse di Siracusa, la Fonte delle Colombe, una sorgente conosciuta già in antichità e raggiungibile o via mare o tramite una scala intagliata nella roccia. Curioso è che presso la sorgente ci si trova circondati da basamenti lavici. Questi sono da collegare a un antico vulcano sottomarino appartenente al Cretacico. Sempre nell'area si possono ammirare inoltre delle splendide grotte a stretto contatto con il mare, a testimoniare quanto questo territorio sia vasto e variegato. Non molto lontano sono inoltre presenti bunker e piazzole di batteria antiaerea utilizzate per contrastare l'arrivo delle forze anglo-americane durante la Seconda Guerra Mondiale. Adagiata su un promontorio si può inoltre ammirare una splendida tonnara, edificata già nel 1100 sotto Ruggero II e riedificata nel 1700 dopo i gravosi danni inflitti dal terremoto del 1693. Questo edificio era adibito alla pesca dei tonni di ritorno, ossia dei branchi che ritornavano dopo aver deposto le uova. Nel corso della storia, questa tonnara passò in proprietà a diverse importanti famiglie, fino a chiudere definitivamente i battenti negli anni 60, a causa del crescente inquinamento delle acque date dal vicino polo industriale. Nell'area è presente una chiesetta dedicata a Santa Lucia, i complessi abitativi dedicati rispettivamente ai pescatori e al padrone della tonnara e vari edifici adibiti a magazzino o dove venivano lavorate le carni dei tonni. Vi era inoltre una stazione ferroviaria, la cui presenza permetteva ai lavoratori di raggiungere la tonnara e di stabilire rapporti commerciali con Catania. Per costruire questo tracciato ferroviario fu realizzato un terrapieno, dividendo in questa maniera la cava di Santa Panagia in 2 parti. Nel 2008 l'antica ferrovia è stata convertita in una pista ciclabile dedicata alla campionessa di apnea Rossana Maiorca, figlia d'arte di Enzo Maiorca. Percorrendo la pista ciclabile si può ammirare il Parco delle Sculture, parco realizzato nel 2015 con l'idea di valorizzare il territorio e l'arte. Nel dettaglio si possono ammirare le opere di Vittorio Corsini, Frammenti di un discorso amoroso, Federico Gori, Ogni muro è una porta, James Harris, Never Give Up, Adalberto Mecarelli, Stomachion, Ignazio Mortellaro, Overturning Moment, Michele Spanghero, Echea. Lungo questo tragitto si può ammirare inoltre uno scoglio, noto come i 2 fratelli, affascinante da vedere da diverse prospettive. Colgo l'occasione per parlare di un interessante progetto di valorizzazione territoriale, il Sentiero delle Mura Dionigiane, ossia un anello di 20 km che unisce il Parco della Neapolis, il Castello Eurialo, la Tonnara e la Cava Santa Panagia, la pista ciclabile e il Museo Archeologico Paolo Orsi. Ciao!